Dove siamo finiti? E ha il mio passaporto in questo momento, come deposito. Oddio, una catacomba, ho paura. Che cos'è? È inquietante. Ci siamo impelagati in una strada terribile. Oh madonna, non c'è la strada. Amici, buongiorno. Siamo in un nuovo paese, in un posto ormai quasi a noi caro. Un'area geografica del mondo che ci piace moltissimo e almeno una volta l'anno dobbiamo venire qua. Siamo in Albania. Siamo arrivati ieri sera con un volo tardissimo, eravamo qui a Tirana alle 3 di notte. Sì, infatti siamo un pochino cotti perché sono le 8:20, quindi non abbiamo dormito tantissimo e adesso faremo un bellissimo giro per la capitale. A partire dal balconcino, come vedete, c'è il tappetino della camera fuori, quindi probabilmente la nostra camera non è stata preparata, infatti non c'erano neanche le federe sul letto, le federe del cuscino. E dietro Tommaso c'è un bellissimo calzino. Non so se vedete, lì c'è un calzino. Ci sono anche dei sandali sotto al lavabo del bagno, cos'altro? Però è pulita, è un inserto all'ingresso. Non è che abbiamo scelto proprio il posto peggiore che potessimo scegliere, però. Dal prezzo di 20 euro a notte, in realtà le recensioni erano positivissime, solo che secondo me si sono proprio dimenticati. Come sempre siamo abbastanza carichi, in realtà stavolta il setup è zaino più un piccolo trolley, perché siamo via 5 giorni, quindi ci serviva. Questa è la reception dell'hotel, è molto carina, però si trova diciamo da un altro lato rispetto poi alla reception vera, che è in un hotel, in un altro hotel, e infatti un signore ieri sera ci ha gentilmente accompagnato qui, abbiamo fatto il check-in lì alle 2, carinissimo, solo che non parlava una parola di inglese barra italiano, perché qui spesso capiti che la gente parli l'italiano. È stato molto divertente e ha il mio passaporto in questo momento, come deposito, come diciamo ricatto, no scherzo. Com'è la situazione traffico? Un botto di traffico, ma da stamattina presto. La temperatura però è perfetta. Ottimo. C'è un sacco di lavori, casini. Ma dov'è che dobbiamo andare? Niente, mi sa che è il nostro paese, è uno dei nostri paesi. Oh mio Dio. Si stanno picchiando tra l'altro. Questa comunque è la nostra macchinina del 2026, signori. E la cosa bella che mi piace un sacco sono le targhe che hanno lo stemma delle due aquile. Poi vi spiegheremo che c'è un significato comunque dietro alle aquile. È bellissima. Ibrida anche. Siamo appena partiti e sono già stanca. C'è lo stesso signore, fare il checkout. Ci ha detto di aspettare 5 minuti qua nel salone perché secondo me sta chiamando il proprietario dell'hotel di là per capire il prezzo della stanza. Un po' strano perché vorrei farvelo vedere da Booking, ma non lo so. Il passaporto ancora non l'ho rivisto però. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Il signore, poverino, stava aspettando, non so se la figlia o comunque la persona che solitamente penso di giorno stia alla reception e faccia queste cose. Ha fatto pagare, ci ha ridato in realtà il resto in euro. Cioè un po' in euro e un po' in lire. Questo non va troppo bene perché il cambio non è lo stesso, però va bene. Abbiamo dato per scontata una cosa, che abbiamo pagato cash l'hotel, che non è che ci è, cioè che ci è mai capitato troppo. Ovviamente non potevamo non fermarci alla prima pecarna, alla prima bakery che abbiamo trovato per prendere un burek con le patate, il nostro caro amico della Croazia. Assaggiamo un po', vediamo com'è. Very good. È buonissimo, è più buono di Oli Burek. No. Non lo so, era più caldo l'altro, è buonissimo però questo. La situazione è molto chillata, ci sono un sacco di caffè, mentre che la Mati finisce il burek con, cioè ora ce n'è uno con la musica italiana ma non so chi sia. Dall'alto della nostra ignoranza. Veramente molto molto chill. È un qualunque venerdì, per ora ottime vibe. Sono in mezzo alla strada, non ho notato questa cosa, bellissimo. Guardate qua, il semaforo con lo stemma dell'Albania. Ragazzi, una piccola interruzione per parlarvi di una novità che sicuramente vi potrà essere utile. Infatti da oggi potrete utilizzare il nostro codice sconto e il nostro link dedicato per comprare una eSIM con Saily. Per chi non sapesse che cos'è un eSIM, è quella SIM che vi permette di viaggiare all'estero e di avere internet illimitato o con dei giga da voi scelti per tutta la durata del viaggio. Saily copre oltre 200 destinazioni
voi la comprate prima di partire e appena arrivate si attiva in automatico. Infatti questo vi evita di collegarvi a tutti quei wifi pubblici come in aeroporto, nei bar, dove ci potrebbero essere dei rischi collegati alla provenienza. La particolarità di Sally è che offre anche funzioni di sicurezza. Infatti blocca pubblicità e tracker e vi permette di risparmiare il 30% dei dati. Inoltre, grazie alla posizione virtuale potete navigare come se foste da casa, quindi sui vostri siti abituali. E inoltre con Sally Ultra avete anche dei vantaggi tipo l'accesso alle lounge e i fast track. Quindi cliccando il link in descrizione e inserendo il codice Mati & Tommy avrete il 10% di sconto sulla vostra SIM. Torniamo in Albania. Negli anni 90 Tirana è cambiata completamente, infatti dopo il passaggio dall'epoca comunista a quella attuale ha proprio cambiato volto anche la città. Infatti lì vediamo uno dei palazzi che è stato opera di un architetto italiano e hanno cercato di dare nuovamente colore alla città togliendo un po' quell'aspetto brutalista dell'epoca comunista. Abbiamo anche scoperto che sono stati creati 2 grattacieli, uno probabilmente è questo qui dietro, non si sanno bene le fonti del finanziamento da dove derivano, c'è chi dice che sia un po' borderline come storia. La cosa bella camminando per questa città è che si mescolano appunto culture molto diverse e quindi si possono vedere minareti del periodo ottomano oppure si possono vedere palazzi di stampo italiano, ma anche dall'altra parte tutti i vari murales più socialisti. Qua ci sono anche hanno messo dei campetti da padel. A quanto pare c'è il FIP Tour, che non vorrei dire una cazzata, ma credo che sia qualcosa legato a dei tornei internazionali di padel. Non so se solo dell'Albania o meno, però figo, molto figo. Questo qui invece è il Palazzo dell'Opera. Ed eccoci al simbolo della piazza, incorniciato purtroppo, ragazzi, dalle installazioni del padel, la statua di Skanderberg. Ci troviamo infatti nell'omonima piazza che è dedicata all'eroe nazionale. Questa è la statua dell'eroe nazionale. Ricorda un po' quella della Macedonia del Nord di Alessandro Magno, ha anche lo stesso stile. Ovviamente da qui partono tutte le vie della città e cosa interessante è che la pavimentazione che vedete è fatta di pietre che provengono da tutte le regioni, da tutte le aree dell'Albania. Una cosa veramente bella. Fino al 1991 qui c'era un'altra statua, ma di un altro, leader, Enver Hoxha, che era leader del Partito Comunista. Venne poi abbattuta durante le proteste che portarono poi alla fine del regime comunista e al suo posto è stata messa questa. A fianco alla piazza, esattamente di fronte, a destra della statua, c'è una moschea che è veramente bellissima. Questo è uno degli edifici più antichi della città, è stato costruito circa alla fine del Settecento, ma la cosa particolare è che è sopravvissuto anche durante l'epoca comunista, quando la maggior parte degli edifici religiosi venne proprio distrutta. Infatti ci fu proprio una campagna ateista durante gli anni 60 in cui gli edifici sia cristiani che musulmani venivano distrutti e questa fu salvata perché fu considerato un monumento culturale. La moschea comunque si chiama Ethem Bey, non l'avevo detto. Vediamo se riusciamo ad entrare. Vedo un po' di fila, ma vorrei vederla anche perché non è mai semplice visitare delle moschee. Comunque guardate, sempre sono bellissimi tutti i dettagli che ci sono fuori dalle moschee, sono veramente belli. Ci sono degli orari anche, 9, 11 e mezza e 14, 16, quindi non è sempre visitabile. Qui c'è scritto l'anno della fondazione 1793. Siamo entrati, abbiamo tolto le scarpe, donazione, ora facciamo un giretto. Sono sempre bellissime comunque, piacciono un sacco. La moschea dentro è molto molto bella, molto simile a quella di Tetovo, ci piace sempre, ovviamente sono tutti molto carini. Il signore che ci ha fatto entrare ci ha chiesto di dove fossimo dopo che gli abbiamo detto che eravamo italiani, non so, è diventato molto felice ed amichevole. Era molto contento. Scusate il controluce, questo qui è l'orologio di Tirana invece. Anche questi palazzi dietro sono molto belli, ricordano un po' l'Eur, o sbaglio? Sì, passeggiatina di circa 1 chilometro per arrivare ad un'altra attrazione, un'altra cosa da vedere. Ma che problemi hai? Non lo so, lo posso dire, in Est Europa io mi sento proprio a casa, cioè passeggio, che la sento prevedibile, il cibo bene o male, che ce l'ho, so qual è molto bello. Est Europa is best Europa, we know. Questo vialone qua si chiama Boulevard Combi e proprio taglia la città da nord a sud e fondamentalmente tutto gira attorno, è lungo
questa strada. E le due macchine là sono due macchine della Sport della pizza, ma sono bellissime perché, come vedete, una ha un Wustel e l'altra ha il cartone della pizza. Alla fine ci ricorda anche un po' Skopje, questi grandi viali, grandi palazzi, sia delle banche che edifici, diciamo, istituzionali. Perché è tutto molto nuovo, d'altronde come Skopje dopo il 2014. Ci troviamo di fronte alla piramide, che è una struttura che è stata aperta al pubblico nel ottobre del 1988, 3 anni dopo la morte di Enver Hoxha, ed è proprio un museo celebrativo del leader del Partito Comunista. Infatti la piramide è stata coprogettata dalla figlia di Hoxha. Solo a seguito del crollo del comunismo nel 1991 è stato poi adibito non più appunto a museo celebrativo del leader Hoxha, ma come centro di congressi. Al tempo questo era uno degli edifici più costosi di tutta l'Albania. Inoltre durante la guerra del Kosovo questa struttura era stata adibita a base NATO. In realtà, come vedete, all'interno non c'è moltissimo, infatti dal 2001 una parte è stata utilizzata come centro di trasmissione radio di 2 frequenze di radio. Nel 2010 circa si voleva demolire per riqualificare tutta l'area. In realtà poi nel 2018 uno studio di architettura olandese ha deciso di prendere in mano, diciamo, la situazione e ha un po' ristrutturato la struttura. Vedete, ci sono questi cubotti colorati, ma non c'è pressoché nient'altro. Tutta la zona circostante è verde, ci sono sempre questi cubotti colorati, è molto carino, molto carino. C'è l'esposizione dei Pokémon. C'è l'esposizione dei Pokémon anche. In realtà tutta questa zona, diciamo, del centro per ora è tranquillissima, proprio tranquilla, la gente per strada, non c'è casino e poi sì, molto pulita. Come vi dicevo, intorno ci sono un sacco di baretti con la gente nel chill e anche molti di questi appunto quadrotti che vi dicevo, Connect Hub, secondo me sono delle postazioni tipo per fare smart working o robe del genere, magari, o magari no, questo è semplicemente un rivenditore di cellulari probabilmente. Però ci sono molte cose, diciamo, relative alla tecnologia. Vicino a questa piramide c'è un baretto molto particolare che adesso andremo a provare, che si chiama Komiteti. Così ci facciamo anche una pausa caffè. Non so cosa hanno da, diciamo, mangiare, più che altro perché è più un bar, cioè un bar per la sera, tipo specializzato in raki. Infatti questo è l'ingresso, cioè già dall'ingresso si capisce che è decisamente, diciamo, particolare. Ora qualcuno ci toglierà la cittadinanza italiana perché abbiamo preso dei caffè americani, di cui uno macchiato con latte di soia. Comunque siamo in questo baretto bellissimo, scicchettino anche, che in realtà è un caffè museo. Non so se sia un po' cambiato nel tempo, ma dovrebbero esserci degli oggetti dell'epoca comunista. Secondo noi anche dietro c'è qualcosa che possiamo vedere. Proviamo un po'. Buono. Anche se latte di soia non so, è strano il mio latte di soia. Forte? Proprio un caffè turco. C'era anche il caffè turco. Grande selezione. E come vi dicevo, grande selezione di raki. Raki è un importantissimo super alcolico albanese. In realtà si trova anche in Macedonia del Nord, se non sbaglio. Molto spesso in realtà lo producono a casa. E mentre Keramati finisce il suo caffè, io vi racconto un po' di storia dell'Albania. Non la storia, ma proprio l'origine della bandiera, del simbolo delle due aquile. Infatti Albania si dice Sciperia, che vuol dire terra delle aquile, e le origini le fanno risalire agli Illiri. Infatti anche la lingua deriva dall'illirico, sostengono che è una lingua particolare tanto quanto il basco. La leggenda narra che un giovane stava cacciando per le montagne, la farò breve. Allora lui vide quest'aquila con un serpente in bocca. L'aquila poi si posa sul suo nido dove c'era il piccolo e dà questo serpente al piccolo da mangiare, però non era morto. Allora questo giovane vede questa scena, tira fuori l'arco e uccide il serpente e prende con sé anche però il cucciolo di aquila. Poverino. L'aquila però torna dal giovane e gli dice di ridargli il povero aquilotto. Disse: io ho salvato tuo figlio dal serpente, quindi preferisco tenermelo io. Però l'aquila gli disse questo: se mi ridai indietro aquilotto, io ti darò l'acutezza dei miei occhi e la forza delle mie ali. Avviene questo scambio e questo giovane divenne il cacciatore più forte di tutta l'Albania, tanto che la gente chiamò questo cacciatore Shqipetar, che vuol dire figlio dell'aquila. Questa è la storia. Matilde è sconvolta. Spero si
si sia capito qualcosa, però sì. Io pregavo per la Pirotto. Povera Curacco. È veramente fighissimo sto posto. Veramente bello. Ci sono anche delle sale, diciamo, un po' più private. Ah, ovviamente fanno anche, mi sembra, lunch. Anche però la sera, secondo me, qua è veramente bel posto per stare. Riprendiamo il nostro giro. Rifacciamo esattamente la strada indietro. Tra l'altro ci sono un sacco di ciclabili. E andiamo verso due delle cose, secondo me, un po' più importanti da vedere qui a Tirana. Ovviamente riferite all'epoca comunista entrambe. Per ora vibes positivissime su Tirana e sull'Albania. I segnali stradali sono identici a quelli dell'Italia, cioè non cambia niente, sia come font che come scritte. C'era anche una zona industriale. ieri sera mentre venivamo dall'aeroporto, c'era proprio scritto zona industriale, lo stesso font, gli stessi colori, uguale. Ci sono dei palazzi bellissimi e poi tutto un tratto c'è un bunker. Infatti una delle esperienze più particolari da fare qui e che vi consigliamo già prima di andarci è Bunkart. Noi visiteremo quello in centro. Ce ne sono due, uno in centro, uno poco fuori, che è il primo che è stato fatto, tra l'altro che è più grande. Il bunker si trova sotto l'ex Ministero degli Interni. Qui al Bunkart 2 il tema è quello proprio del controllo sulla popolazione, quindi polizia segreta, sorveglianza, repressione, questi temi qui. I bunker erano molto importanti durante il regime comunista perché facevano proprio da passaggi, non solo da bunker effettivamente, ma da passaggi diciamo sotterranei per potersi muovere all'interno della città senza essere visti o comunque in modo sicuro per proteggersi da questi nemici esterni che al tempo erano anche ad esempio l'Italia o comunque tutte le popolazioni esterne all'Albania. Ospitava anche le prigioni, le sale operative, le sale dei bottoni. La macchina del terrore di Enver Hoxha. Il biglietto non siamo riusciti a farlo prima, cosa che di solito facciamo, però non credo neanche che si possa. Ciao amore, questa è l'entrata, molto bella comunque. All'entrata vedete ci sono due prezzi di primo livello. Siamo entrati, il costo è 9 euro a testa, circa 1800 lek. Ogni stanza ovviamente ha un tema e ripercorre tutta la storia, dal 1912. Non so se sentite. Probabilmente no, penso che è italiana, ma non ricordo, cioè non so se si sia collegata. Qui c'è un filmato, infatti, di luce. Siamo in una stanza e quello che vedete è un cappotto originale per addestrare i cani che dovevano non far uscire dai confini albanesi chi voleva farlo. È originale questo. Qui altre stanze, quella di prima con i vari, diciamo, armamenti di polizia per reprimere le proteste anche. Qui c'è un idrante, tutto ovviamente originale. Questo posto non sembra, ma è enorme, enorme. Questo è l'ingresso, connetteva appunto, come leggete, il bunker al Ministero degli Interni. Ci troviamo davanti a degli esempi di lettere anonime che venivano mandate dai cittadini per scoprire eventuali peccati o eventuali infrazioni da parte di altre persone mandate alla polizia segreta o direttamente a Hoxha, al governo. Infatti queste stanze sono proprio incentrate su come agiva la polizia segreta per tenere sotto controllo la popolazione. Aveva ad esempio anche le camere nella giacca nascoste. Al corridoio 3 poi comincia la parte più espositiva e anche più artistica. E in questa parte con una serie di installazioni viene fatto capire come la realtà viene manipolata e veniva manipolata dal regime comunista. Ultimo corridoio, corridoio 4, in teoria è quello delle torture. Ho dovuto mettere il flash perché siamo nella decontamination room, assurda questa cosa. Io non ho mai visitato un bunker, ma è assurdo. Ora risaliamo, che esperienza, veramente assurda. Guardate la Mati nel completo chill. Ci siamo messi un attimo qua fuori e vi dico due cose sul Bunker Art 1. È grande più di 3000 metri quadri ed è distribuito su più livelli. È stato la prima, diciamo, opera ristrutturazione di un bunker e negli anni 70 fungeva da rifugio per l'elite politica albanese nel caso di un'invasione nemica durante la guerra fredda. Oltre alla parte storica c'è anche una parte anche lì espositiva, scusate, tipo museo. Ora direi che ci alziamo e andiamo verso la nostra seconda tappa storica qui a Tirana. Intanto stiamo passando vicino a una chiesa ortodossa. Mi piace questo mix che c'è sempre tra cristianesimo Islam.
Islam, non mi veniva la parola Islam. Non so perché ci sia una bandiera di Israele. Comunque il posto dove ci stiamo dirigendo è esattamente quello lì, Ma non riusciamo ad attraversare così. ovvero la Casa delle Foglie, che è sempre, diciamo che è stato un edificio, sta passando la polizia nel mentre, centrato diciamo sempre sulla sorveglianza del popolo. A parte i vari murales fuori, rappresentano quello che poi c'è dentro, guardate, cioè, questo è l'edificio, assurdo. Siamo entrati, il biglietto costa 1400 lek, circa 14 euro, 13,5. Ovviamente tutte le stanze, anche qui hanno un tema, tutto incentrato sulla sorveglianza, per esempio l'organizzazione, tutti gli apparecchi diciamo, ma anche i manifesti del comunismo che si rifanno molto a poi quelli, diciamo, quelli tipici, no, che si vedono nella Russia per esempio. È fatto benissimo perché è inquietante, cioè, ma non l'atmosfera, proprio in generale. E pensare che è stato così fino a 35 anni fa, noi diciamo sempre, diciamo che abbiamo visto che molte, cioè che spesso ci sono le bandiere dell'Albania in giro, o si sente diciamo questo nazionalismo, ma non a livello negativo, ma sono fieri di essere albanesi e ci meravigliamo magari perché è successo solamente 30 anni fa, cioè diciamo l'indipendenza, cioè l'uscita dal comunismo solo 30 anni fa, e quindi sentono sulla pelle tutto quello che è successo prima. Inoltre c'è da dire che è tutto spiegato anche prima nei minimi dettagli, ogni cosa viene spiegata nello specifico, è fatto benissimo. La stanza che abbiamo visto prima era la tipica stanza del periodo comunista con le furniture, cioè con diciamo l'arredamento che era uguale per tutte le case, quindi potevi trovare una disposizione simile pressoché dappertutto. In origine questo posto doveva essere un ospedale, comunque una clinica per la maternità, e invece durante il periodo comunista fu trasformato nel centro, diciamo, principale per la polizia segreta, e quindi centro di sorveglianza e interrogatori. Questo posto è rimasto attivo fino alla caduta del comunismo, quindi fino al 1991, e ora è un museo che racconta proprio tutti i metodi che venivano utilizzati per lo spionaggio, tutti gli strumenti, ed è veramente fatto bene perché rende proprio l'idea. Questi sono degli strumenti che permettono di sentire tutto in modo amplificato. Molto probabilmente venivano usati per ascoltare i rumori, non lo so, Sì, della sì. città, o eventualmente quello che stava accadendo. Infatti appoggiando l'orecchio si sente tutto super amplificato. Poi noi adesso ascoltiamo solo i rumori del traffico perché non c'è molto altro, però è interessante. Stiamo scendendo sottoterra e non l'avevamo neanche notata questa parte. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vediamo cosa c'è. Ma cos'è? Ora Sono lo dei scopriamo. prigioni? Oddio, una catacomba? No, ho paura, che freddo. Fa un bel fresco almeno. Non c'è. Ma c'è una So che surca. niente a parte una latrina. Che cos'è? Cosa c'è? Fabrizio Bellomo. Cos'è? Non ne ho idea. Un via. Ho paura. Bene, direi che non so bene cosa sia, magari una cosa che poi verrà utilizzata, Sì, forse la stanno costruendo. oppure non abbiamo letto bene, oppure ci hanno interrato ora. Adesso sono anche tu dentro, aspetta un po'. Eccoci. Ci rifacciamo un po' di stradina? Siamo di qua. Adesso andiamo alla macchina, poi andiamo in un buonissimo ristorantino che sembra essere il più buono di Tirana. Tra l'altro c'è stato recentemente anche il buon vecchio Human Safari, recensendolo molto bene. La nostra guida spirituale. Oh, che bel posto. Per chi volesse, la pecarna, cioè la bakery di stamattina, si chiama Euxenio. Stavamo pensando di prendere un altro burek, ma Pre-pranzo. ora dobbiamo far pranzo in uno dei posti più famosi dell'Albania per quanto riguarda l'aspetto culinario, quindi non roviniamocelo perché ci sono 5 giorni, possiamo mangiare burek. Tanti pure. Dovrebbero aprire tipo un fast food di burek in Italia. Secondo me andrebbe. Potremmo Alla farlo fine- noi. Apriamo una Ci burecheria. starebbe, lo possiamo chiamare che burek. Che burek, cos'è? ASMR della calamita. Guardate che bella, con lo stesso diciamo mosaico, lo stesso
che si trova lì in piazza Skanderberg. Comunque si sta proprio bene. Che burek, la gente dell'est. Casa. Ragazzi, fanno pagare con l'euro, non so se è solo qui a Tirana, però avevo letto che molto spesso ti fanno pagare anche con gli euro. E infatti l'Albania sta ancora aspettando di entrare all'interno dell'Unione Europea. Sì, non ricordo benissimo a che punto è, un po' come anche la Macedonia e la Croazia anche. No, la Croazia lo è già, ma da pochi anni. Torniamo alla macchinina, un parcheggio non dei migliori, però alla fine era l'unico disponibile. Qui siamo nel quartiere Bloku, non so come si pronuncia, scusate, come sempre. E ci stiamo dirigendo da Muliju. Questo quartiere era, diciamo, famoso perché durante l'epoca socialista ci si rifugiavano un po' i benestanti, era un po' lontano, diciamo, dagli occhi indiscreti di qualcuno. Sì, era proprio il quartiere aristocratico, in realtà chiuso ad altre persone che non fossero l'aristocrazia del tempo. Una piccola curiosità, nel 2000 Edi Rama, che era alla presidenza, voleva risollevare un po' il grigiore della città, fece dipingere, fondamentalmente fece fare dei murales sugli edifici, tanto che parteciparono vari artisti da tutta Europa. Questo ristorante in teoria non è facile da trovare. Sarà già difficile trovarlo. Dovrebbe essere sopra O sotto. sotto un Burger King. Folle. Un po' particolare. Perfetto, stavamo già sbagliando. Proprio. Che in realtà perché io volevo andare a KFC. Invece dovrebbe essere sotto al Burger King. Il Burger King è lì, quindi già un riferimento ce l'abbiamo. Bellissimo questa parte qua però. Ah, questa è tosta. Bellissimo, Sorrento naturale. Anche con i lettini fuori. Bello. Ci vediamo a prendere il gelato dopo? Magari sì. Eccoci qua, Mulliscio, signori. Questa è l'entrata. Questo è un po' il viale e là c'è un lago artificiale. Vorrei anche entrare perché si crepa di caldo. Proprio si crepa di caldo. Vai, dai. Andiamo? Smetti di lamentarti. Ci siamo seduti. Wow. Qualche commento? Bellissimo. Allora, fa un po' caldo, raga. Ma non penso abbiano l'aria condizionata. C'è un gatto? C'è un gatto. Ah, c'è anche un gatto, aspettate. Eccolo. Molto bene, guardate i menu, che belli. Bellissimi. Vi faccio intanto vedere un po' il menu. Faccio scorrere. Sì, se volete potete bloccare e vedere un po' quello che servono. C'è anche un menu degustazione, difficile capire quali sono anche i piatti un po' tipici e i piatti proprio del ristorante. Poi vi spiego un po' la storia. C'è un gattino piccolo che sta miagolando, tra l'altro, appena nato, non so dove sia. Bellissimo il posto. C'è anche della bella musica, un po' troppo lenta però è bella. Ma l'hanno messa perché i gattini piangevano troppo. Adesso io vado alla ricerca. Vero? Questo non l'avevo capito. Comunque andiamo di menu degustazione perché era un po' difficile comunque anche secondo me andare a capire bene cosa prendere, cosa c'è di tipico. Questo ristorante secondo me va fatto il menu degustazione perché qui c'è un grosso chef e quindi vale la pena. Guarda che si è incastrata con una posata. Ah no, ma niente del microfono. Comunque per le posate, tac, hanno anche portato il pane perché hanno capito che siamo italiani. Ora faremo un piccolo assaggio pane, da quello sappiamo che si capisce tutto, no? Giusto un pezzettino. Matilde mi sta già guardando male. Tieni, provalo anche te. Scelta integrale, cioè per essere un pane integrale, senti, sembra quello di Forno Brisa. Chi non Molto sapesse buono. cosa è Forno Brisa. È un forno famoso, specializzato sulla panificazione a Bologna. Chiusa parentesi. Prima portata per cominciare un'insalatina di zucchine con zucchine marinate e fiori di zucchina. Diamo un assaggio. Molto buona, fresca, si sente molto la marinatura. Poi ci sono tutte le parti del fiore di zucchina. Abbiamo cominciato benissimo. C'è anche un'altra. Cos'è? Sedano? Mi sembra qualcosa di che dà quella spinta un po' più Limone, fresca, non capisco. limone. È limone. Il limone. È limone tipo. Sì. Wow, buonissimo. C'è anche la presenza di prugne o susine. Plums comunque. Vi do anche qualche info al volo sul ristorante, così capite bene dove ci troviamo. Lo chef è Bledar Kola ed è uno dei pionieri dello slow food, se non il pioniere dello slow food, assieme a altri due chef che conosceremo domani qui in Albania. La sua cucina si basa su ricette tradizionali che poi reinterpreta
nella sua chiave. Quindi siamo in un posto che è un po' all'avanguardia della cucina albanese. Arrivata la seconda portata, abbiamo le kofte, che sono delle polpettine tipiche albanesi di vitello con del riso all'interno, nella zuppa capra e erbe. Cosa prendi? Il coltello. cucchiaio. Vai. Esatto. Sono gli scompartimenti segreti. Non assaggia il brodino. Paura che scotti. Non so se apprezziamolo o coriandolo. La polpetta. Ed è c'è molto limone come prima. La presenza del limone è forte. Vediamo la polpetta. La polpetta dovrebbe essere con il riso dentro. Esatto. Buonissimo. No, è buonissimo. Ha un sapore un po' deciso, ma di un'armonia perfetta. Buono. Allora, ci è appena arrivato il circi, ovvero una sfera di riso che sembra fritta, direi, con uovo e erbe su una tzatziki, potremmo dire. Una tzatziki, comunque una crema Sì. di formaggio, direi, sì, con cetrioli e altre erbette. Procedo all'assaggio. Sì, la polpetta sembra fritta, l'uovo dentro è diciamo cotto. Prendo un po' di tzatziki, o quella che sembra essere una tzatziki con dell'olio sotto. Buona. Questa diciamo che non ha sapori forti come quella di prima, è molto più plain come gusto, però la tzatziki rimane diciamo molto leggera, non si sente l'aglio. No, però mangiato da sola. Da sola spinge, però si sente più la parte diciamo del latticino, dello yogurt. Bella salata. Salata, mentre la polpetta è abbastanza delicata come sapore. Forse è bello l'abbinamento tra salato e riso che spegne un po', no? Molto buona. La salsa comunque non è una tzatziki perché secondo me non c'è l'aglio, è un formaggio molto delicato. Poi l'abbinamento con l'uovo, riso e uovo anche, molto buono. Ragazzi, si è fatta notte. Esatto. No, c'è stato un blackout generale della zona, comunque un taglio dell'energia nella zona e quindi siamo senza luci e Credo anche la cucina secondo me senza corrente e quindi ci hanno messo la lucina. abbiamo letto che questi power cut sono frequenti 40 all'anno, quindi fa parte dell'esperienza perché alla fine, vedi, siamo stati fortunati. 40 all'anno sono circa poco meno di uno a settimana, circa 65 ore totale per abitante. Vediamo un po' se riusciamo a mangiare. È arrivato il secondo piatto che è il fli, sono degli strati di, ora ve lo leggo, Karskol Cooked Party. C'è un gatto con della carne sopra e formaggio di mucca, poi sour cream e miele. Ora provo tutto insieme. Ah sì, mi sa che sono patate. Queste sono patate. Vedete, quelle sono patate e qua c'è la carne. È gustosa. A te non piace la carne? No, come si scioglie in bocca? È buonissimo. Sopra ha il formaggio che sembra un gorgonzola. Si sente dall'odore È anche. fortissimo, però è una delle carni più scioglievoli che io abbiamo mangiato. La carne è, cioè, assurda, si scioglie veramente. È strana l'abbinata. Questa è la lasagnetta di patate con la carne sopra di solito. Cioè, non è un... Ma il più strano secondo me è il formaggio. È anche il formaggio, esatto. Perché le patate con la carne, dai, ok. Sì. Sì, col formaggio poi il sapore della carne un po' ne viene meno, però è buonissimo. Siamo alla quinta portata. Andiamo con un primo, ovvero un risotto, con lo zucchine e No, non è pollo, guarda. paglia e pane. Sembra super invitante. Andiamo all'assaggio. Cerco di prendere tutto. Tutti i piatti caldi nel ristorante non c'è l'aria condizionata. Non per una questione di blackout. Buono, i sapori anche sono buoni. Delicati, si sentono le zucchine, non è male, non è un risotto, ovviamente è un riso. Faccio un'errata a corrigere perché la rosnica non è riso, ma è pasta all'uovo, una pasta tipica albanese, all'uovo. C'è anche il burro dentro, tra l'altro, ho letto. Allora, questo primo piatto in generale a entrambi non ha fatto proprio impazzire, anche se come sapore comunque rimane delicato, quindi non è qualcosa di estremamente verticale come sapore. Diciamo che è un piatto normale, ecco, rispetto agli altri sicuramente ecco, per me è sottotono. Io poi faccio un po' fatica su queste cose dove, soprattutto se mi aspetto magari un certo tipo di sapore, poi faccio un pochino fatica. Però questo è un limite mio, lo dico sempre. È un po' una pastina Di base sì. con il pollo. Siamo all'ultima portata salata, prima del dolce, trovata con burro, limone e erbette. Non so cosa sia sopra, secondo me è tipo spinaci o una cosa del genere. Strano. Particolare, solo che il vino spinge. Invece la torta è molto plain, che è delicata. Vediamo. Mai fidarsi di Matilde. Ma È sul vero. cibo. Sul cibo è la maestra. Sente molto il vino.
Però la trota è cotta da Dio. Mi ricorda molto come vibe la scaloppina di pollo, quella rifatta col vino, che non so se comunque mia madre me la faceva. Ciao madre. Mi ricorda molto quella cosa lì. Ovviamente con il pesce. O te la faceva col pesce? No, mia madre col pollo, fettine di pollo. Questo menù è molto particolare perché già proprio il primo piatto che c'è arrivato all'ultimo è tutto anche sull'acido, cioè c'è sempre quella componente che sia il limone o il vino, non un acido che dà fastidio. Siamo arrivati al dessert. Abbiamo una Lecco, che non ricordo, torta di latte. Una culla, è vero. Sarà perché è il dolcetto dei bambini, ma io non so. Torta di latte con gelato e miele. Amati non ha un cucchiaio, io neanche una forchetta. Bene, procediamo all'assaggio, direi. Questa culletta Oh, ma che bella! è molto bella. C'è la bandiera! Ah, non ho visto. Ah, sì, la bandiera. Si vede? Bellissima. Ah, io parto dal gelato un attimo. L'ha fatto ora. Comunque, abbiamo visto. Strano il gelato. Alle erbe, vero? No, è un gelato normale. Poi andiamo di invece torta. Sembra una crema cotta. Buona. L'accostamento poi dolce e freddo mi piace. Molto buona. Fresca, ci sta, rinfrescante alla fine. Secondo me è un ottimo dessert. Amati a tira gatti, guardate, oh mio Dio. Proprio dei gattini piccoli. Quanto sei contenta? Hai mangiato? Hai visto dei gatti? Facciamo una passeggiatina defaticante. Siamo pieni, non abbiamo mangiato tantissimo, però comunque Però le portate erano abbondanti, facciamo 2 metri qui sul laghetto e poi ci mettiamo in macchina perché abbiamo un po' di strada da fare. Ci spostiamo verso nord e poi ci risposteremo di nuovo verso sud. Diciamo che a livello logistico è un po' difficile perché Tirana è in mezzo, quindi non è che si riesce bene a fare, diciamo, delle efficienze dal punto di vista del carburante. per l'aeroporto, diciamo. E poi anche Esatto. perché gli spostamenti sono molto lunghi. Infatti ci aspettano 3 ore e mezza di macchina nette, con qualche pausa diventeranno 4. Però siamo fiduciosi del posto in cui andiamo. Questo viaggio tornerà la rubrica assaggiamo bevande tipiche albanesi, ma ora ci siamo limitati solo al Nescafè, anche perché non c'erano moltissime cose, ma stasera passiamo dal supermercato, quindi ci sarà anche la tappa supermercato, come tutti i viaggi. Comunque ragazzi, se avete tempo venite a provarlo questo Sorrento naturale, perché ci ispirava molto, ma a parte che abbiamo già mangiato il gelato, non abbiamo neanche tanto tempo, però sembra molto carino. Anche perché vorremmo un pelo dormire, dato che il nostro saldo ore sonno è un po' basso oggi. Siamo arrivati nella ridente cittadina di Skodra dopo 1 ora e mezza di macchina. Dobbiamo fare spesa per stasera e per domani a pranzo, che ci servono delle cose. Non faremo cena al ristorante, domani siamo in un posto in cui proprio credo che non ci sia proprio niente da mangiare. Siamo alla Spar, vediamo cosa hanno. Comunque il paesaggio in questa, diciamo, zona è molto simile al sud della Croazia. Queste subito sono delle bevandine, acqua drink, cioè l'acqua con dell'aroma. Faccio drink, acqua con dell'aroma, però credo che sia niente di particolarissimo. Bottiglioni di Ivi, che questo direi che sia una bevanda albanese. Ora lo guardiamo subito, ma secondo me sì. No, Kosovo. Prendiamo un po' di banane, €1 al chilo, come le banane dell'Esselunga, mitiche. Baklava roll, carini cappelletti, ovviamente tutta la parte della pasta fresca. Carini, cioè pasta fresca, scusate, pasta all'uovo. Ecco, no, fresca ma congelata. Facciamo un po' di drink proteici. Da. Oh, scusa. Grazie amore. Io tutta la parte della salumi, ci sono un sacco di salsicce, comunque prodotti del genere. Una confezione €15, 15 sì, di tonno. Non so se vi rendete conto della proporzione. Tonno. 1,8 kg? Sgocciolato 1,2 kg. Paragonando gli shampoo, questo da noi costa €3. Abbiamo beccato anche secondo me una Spar un po' sfigata perché di prodotti freschi non ne hanno. Non benissimo. C'è la farina per il burek. Abbiamo preso anche dell'affettato e del pane. Qua un sacco di bevande, aloe vera però non ho capito se è aromatizzata addirittura, sopra c'è quella naturale, un sacco di succhi ovviamente. In Italia purtroppo non abbiamo tutti questi. È molto piena la parte di dolci, cioè ci sono 3 corsie di dolci, di biscotti eccetera, più che di, diciamo, cibo fresco. E insalatone tipo non le fanno, una cosa che c'è solo da noi probabilmente. Frutta secca? Dei pistacchi. Se vuoi sì. Guys, spesa fatta, €33. Non abbiamo preso così tante cose, però sicuramente le cose proteiche che abbiamo preso costano un po' di più. No raga, costa tutto tantissimo, cioè io non so come facciano gli albanesi a sopravvivere. Non so che stipendi hanno. Le banane costavano poco.
Poco? È una Spar. A me sembra strano che la Spar abbia così poca scelta, cioè anche i prosciutti ad esempio No, c'era pochissimo. niente. Erano tutti wurstel o salsicce. Infatti ho visto un sacco di gente che prendeva wurstel. Zero prodotti da bakery, pane fresco non ce n'era. Non è neanche tardi, sono le 6:30. Comunque, ci vediamo a Tet direttamente tra 2 ore. Vi rendete conto? Assurdo. Tra l'altro sono queste casine bellissime che ne abbiamo viste un sacco e infatti noi stasera diciamo che alloggeremo in un posto del genere. Fa anche abbastanza fresco, ci sono 16 gradi rispetto ai 33 di stamattina. Prendi la felpa? Vi stavo dicendo, siamo a nord in un posto che si chiama Montagne Maledette. Proprio la traduzione precisa, ma poi vi spieghiamo tutto meglio o stasera oppure domani, probabilmente domani. Ragazzi, stiamo cercando di arrivare al nostro hotel di stasera. Ci siamo impelagati in una strada terribile, la macchina non andava su. Allora abbiamo chiesto al proprietario dell'hotel come fare ad arrivare in questo posto, perché non c'era una strada effettivamente, e adesso ci stanno recuperare, sì. ci stanno portando, ci stanno facendo strada. Sì, Vediamo. anche perché abbiamo provato a capire con Google Maps un attimo come funziona, ma uno non prende, due non c'è la strada probabilmente. Diciamo che c'è stato un po' di off-road leggero. Ah, ecco, infatti ti dicevo. Ragazzi, Ecco, come vedete questa è la strada. Oh Dio, mi ricorda il video di Human Safari in Albania. Il problema è che, vabbè, però ci avevano detto off-road sì, solo a Tet, quindi va bene. Oh madonna, non c'è la strada. Ah, stiamo passando in pratica sul fiume. Bene. No, non ci saremmo mai arrivati. No, cioè probabilmente è una strada che non avremmo preso. Il tipo dell'autonoleggio che ci segue sicuramente sarà contento del fatto che ci aveva detto sì, è nuova di pacca. Infatti questa macchina, signori, ha 750 km, è del 2026, è nuova, sarà contento di questo off-road. Amici, siamo nella nostra casetta, poi ve la facciamo vedere da fuori, è molto carina, guardate qua. Qui abbiamo il letto, abbiamo il nostro caminetto, ovviamente fake, la poltrona. Poi di qua invece si va dalla parte bagno, tutto nuovo. Ma la particolarità di questa casetta, come vi dicevamo, Guarda che da fuori tipiche... si vede, secondo me. Sì, ora vi portiamo. Innanzitutto questa è la vista, quindi domattina sarà bellissimo. E questa è la Mati con la casetta, guardate che bella che è. Ovviamente qui ce ne sono anche delle altre e giù invece c'è la, diciamo, reception, cui faremo colazione domattina. Guardate, ma che cos'è quella cosa laggiù? Cos'è? Sì, allora non si vede molto bene, ma giù c'è del trash viola in mezzo alla valle. Fa anche freddino. Quanti gradi ci sono? 13 gradi, signori. Ora noi prendiamo le cose dalla macchina, ci sistemiamo un po', facciamo cena. Bellissimo comunque, ragazzi, si sente anche il fiume che scorre, perché giù a circa 5 minuti di macchina appunto c'è la valle che visiteremo domani. E come vedete abbiamo già distrutto la stanza. By the way, noi ora facciamo una doccina, ceniamo con le cose che abbiamo preso al supermercato e direi che ci vediamo direttamente nel prossimo episodio. Questo primo giorno in Albania finisce qui, tirando un po' le somme. Paesaggi super, Bello. soprattutto in questa zona. Anche stamattina Tirana a me è piaciuta un sacco. Vi ricordiamo quindi, se il video vi è piaciuto, di mettere un bel like e iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo episodio.